Ieri siamo arrivati a Osaka, oggi stiamo visitando il complesso di templi buddisti più grande di Osaka. Shitennoji. Camminare nel giardino del tempio è gratuito, però per entrare qui nella zona principale dove c'è la pagoda e il tempio c'è un biglietto da pagare che costa 300 yen. Siamo a pranzo. Abbiamo ordinato qualcosa ma non sappiamo che cosa, vediamo cosa ci arriva. Perché non è che si capiva moltissimo No, non parlano menu. inglese. Esatto. E poi siamo in un posto un po' più locale. Esatto. Ovviamente è uscita una signora e ci fa: qua si mangia bene, si spende poco, e noi va bene. Per ora è arrivato questo. Tofu fritto e una tortina di riso che non sappiamo cosa sia. Che ho paura a assaggiarla perché sembra un po' gommosa, però adesso la assaggiamo, vediamo. È arrivata anche questa zuppa con carne. Con carne, pesce e verdure. Questo alle nostre spalle è il posto dove abbiamo mangiato. Abbiamo speso 540 yen, che sono all'incirca 3,20 € per la zuppa e tofu e la tortina di mochi fritti. Ha una consistenza un po' particolare. Gommosa. Sì, era Si impastava un po' in bocca. Si impastava in bocca, sì sì. Stranissimo. Però non era male, dai. No, il sapore era buono di tutto. Ho preso queste crocchette Esatto. di sale e carne. Carne, sì. E queste queste di patate. patate. In questo macellaio, pensiamo sia un macellaio. Esatto. E le abbiamo assaggiate, sono buone. 350 yen per tutte e tre. Siamo al ponte di Ebisubashi. Qui dietro vabbè c'è il fiume. Dall'altra parte c'è la famosa insegna del corridore della Glico, produce Mikado. Adesso vi facciamo vedere un po' la zona. Per cena abbiamo preso questi udon. Come si può vedere sono un po' viscidi, però non male. Io li ho presi con il tofu. Non sono male, però sanno sempre, qualsiasi cosa sa di pesce. Siamo passati qui oggi pomeriggio, ma adesso con le luci è tutta un'altra cosa. Tutta la via illuminata. Tutte le insegne, di tutto di più illuminato. Poi c'è il granchio gigante dietro di noi. È troppo grande per prenderlo. Secondo giorno qui a Osaka. Ora stiamo andando alla stazione della metro di Momodani, Vicino al nostro hotel. cercando di non farci investire, e stiamo andando al castello di Osaka. Ieri abbiamo camminato tantissimo, quindi oggi prendiamo la metro. Prendiamo la metro, esatto. Per raggiungerlo, perché sennò a piedi sarebbero stati 50 minuti. Almeno in metro sono mezz'ora. Mezz'oretta. Facciamo il biglietto della metro. Allora, dobbiamo andare a Morinomiya. Ricordati di inserire gli adulti. Ah, bravo. Gli adulti. 280 yen. Questo bigliettino piccolissimo che sicuramente non perderemo. Ci hanno rubato il posto due ragazzini, noi siamo stanchi. Noi siamo anziani. Questo è il treno. Adesso mentre pellegriniamo verso il castello vediamo un po' di informazioni. L'ingresso al castello costa 600 yen, però Circa 4 euro. il giardino circostante si può Gratuito. accedere gratuitamente. Esatto. Noi pensiamo di girare appunto solo
i giardini senza entrare, perché Esatto. abbiamo letto che non è così indispensabile entrare nel castello, ma va benissimo appunto vedere il parco e Gironzolare intorno. vedere il castello dall'esterno. Siamo Sì. arrivati al castello Alle nostre spalle. e all'ultimo piano è possibile salire fino a lì per avere una vista a 360 gradi della città. Questo castello è la ricostruzione di quello originale, che è stato ricostruito bene. Bene. Dai. Chiaramente non siamo esperti di architettura, però Però sembra bello. sembra bello, sembra bello. Hanno fatto un ottimo lavoro. Ora siamo a pranzo, stiamo riscontrando sempre una grossa difficoltà per cercare i ristoranti. Far capire cosa vogliamo e loro non parlano inglese. C'è anche da dire che sono ancora i primi giorni, quindi non abbiamo ancora ben capito i piatti. Adesso siamo entrati in questo ristorante cinese, penso, che fanno i gyoza, e abbiamo ordinato un set e dovrebbe esserci riso fritto e ramen. Sì, ramen e gyoza. i ravioli cinesi con il maiale dentro. E abbiamo speso 1200 yen. Abbiamo preso questo set con il ramen, il gyoza e il riso. Vabbè, la mangio adesso. Sì, Il salto del ramen. un po' caldo. L'ho mangiato adesso. Devi sorbirli rumorosamente. Buono? Non sa di pesce. Adesso abbiamo mangiato i gyoza, sono questi involtini con maiale, Cavolo. e tanto aglio. E zenzero. Buoni però. Buono. Adesso Riso fritto con uovo, verdura, ma non ce n'è mai veramente, cioè l'erba cipollina e basta, e l'uovo e il maiale. il Giappone è pieno di questi convenience store. Che si chiamano combini, che vendono un po' di tutto. Se vuoi un pranzo pronto, economico, puoi venire qua. Poi ci sono un sacco di ramen confezionati. Molto local. Siamo arrivati al tempio Osenshi. Questo tempio ha una statua ricoperta di muschio perché i fedeli vanno qui a spargerla di acqua. Adesso è arrivato il momento della cena. Esatto. Siamo qui a Dotonbori, nella zona dove eravamo ieri, e abbiamo preso i takoyaki, che sono queste polpette di polipo. Delle palline di polipo e qualcos'altro che non sappiamo cosa sia. E le abbiamo prese a questo stand, si chiama Wanaka. Come si chiama? Takoyaki. Takoyaki Wanaka. E sono costate 600 yen per 8 polpette. Sono un po' liquidine dentro, cremose, saporite, sanno molto di polipo. Siamo nella zona di Amerikamura, che è un po' stile americano, per quello si chiama in questo modo. Siamo entrati in questo locale che ci ha consigliato un ragazzo che ha il negozio di fianco. Lui ci ha consigliato il pollo fritto. Pollo mi sembra. fritto, sì. Però non l'abbiamo preso. No, abbiamo preso il pollo, Sì, sì. ma non fritto. Abbiamo colto il Con delle consiglio in verdure, parte. perché è impossibile mangiare delle verdure qua. Sì, costa 580 yen. E poi abbiamo preso un po' di riso
per accompagnare. È arrivato il pollo e il riso. Poi ci hanno portato anche questi, ci vorrei spaccare No, per queste le cose, bacchette. che sarà qualcosa di aspro. Oggi siamo nel quartiere coreano, Con questa splendida giornata, un po' uggiosa. esatto. Ed è molto vicino a dove alloggiamo, quindi siamo venuti qua a piedi ovviamente, perché le gambe non ci fanno male per i 15 km giornalieri che stiamo facendo. Vabbè, ma era vicino questo posto dal nostro hotel. Il nome del quartiere è Tsuruhashi. Adesso siamo appena usciti dalla via principale di Koreatown ed è a lato di questa zona. La zona più tradizionale dove non ci sono attrazioni turistiche, diciamo. Però puoi vedere tutte queste casette in legno basse, tipiche. Qualche informazione sulle prime impressioni sul Giappone. Abbiamo visto tantissime persone che vanno in giro in bici, poi hanno un coso fighissimo che si mette sopra il manubrio della bici, che è una sorta di asta con la luce e un gancio per appendere l'ombrello, così quando Così almeno piove. quando vanno in bici sono protetti dalla pioggia. Super smart. Ecco un bel esempio di bici. questo. Ombrello. Già pronto perché sicuramente pioverà. Siamo nella Mitro. Shikatetsu. Adesso prendiamo il treno per un altro tempio perché volevamo salvare un po' di gambe. Stiamo camminando tantissimo. Io pensavo fossero dei peluche, in realtà in questo negozio li vendono. C'è questo qua che sembra morto. E costa 288.000 yen. Adesso stiamo tornando al nostro alloggio. Perché che questi primi giorni ci hanno distrutto. Abbiamo camminato tantissimo, abbiamo voluto vedere tante cose. Tanto di Osaka. Tutto. Sì, che tra l'emozione del nuovo paese e poi anche perché è da tanto che non viaggiavamo così, volevamo vedere il più possibile, però siamo distrutti. Sì, sì. Infatti adesso è presto e stiamo tornando in albergo e stasera abbiamo un bus notturno, però alle 11. Siamo sul bus per Hiroshima. Eccoci, siamo divisi. Abbiamo un separé di mezzo. Esatto, C'è proprio eccolo qua. c'è un muro tra di noi. Poi è tipo passeggino qua, guardate. Puoi coprirti tu. Buonanotte. È comodo, sembra comodo, dai. Poi vabbè, puoi abbassarlo bene, credo. Adesso quelli dietro mi ammazzeranno. E poi ci sono le prese USB sul bracciolo. Lateralmente e anche una di qua. Esatto. Sì. Sembrano confortevoli. Vi diremo domani mattina. L'abbiamo pagato 12.000 yen se non erro. In due, giusto? Sì, esatto.